Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 20 marzo al 2 aprile. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci? A favore abbiamo la realizzazione interiore, nel senso che c'è un riequilibrio della nostra interiorità, maggior sensibilità e chiarezza, anche nel vedere, fare cose che ci piacciono, cose che sono stimolanti. Quindi io direi che in questo periodo sono super adatte e favorite, ad esempio andare a vedere una mostra, un concerto, quindi sia vedere arte che fare arte. Magari sviluppare un hobby, se già l'avete, di intensificarlo, oppure se no, magari cercarlo proprio in questo periodo. Voglia di comunicazione? Assolutamente sì, per migliorare alcuni aspetti dei legami che si possono rafforzare, possono migliorare delle situazioni, soprattutto possibilità di risolvere e superare dei conflitti, però parliamo anche a livello pratico di opportunità nel lavoro o anche di carriera. Di contro dobbiamo fare attenzione all'indecisione, all'eccessiva rigidità, severità, alla pigrizia, all'inazione. Questo può portare instabilità nelle idee, nelle cose da fare, incapacità di prendere decisioni. Quindi occhio e attenzione che l'insicurezza e l'umore mutevole possono creare un po' di disconforto. Adesso procediamo con il vostro primo oracolo, importante per rintracciare un po' le vostre energie intorno al 20 marzo, quindi subito dopo la luna nuova. Troviamo polvere di luna. Cosa vuole dirvi questa carta? Innanzitutto ci dice che stanno per accadere delle cose belle e che c'è un cambiamento inatteso. Può essere una novità, può essere una sorpresa, un qualcosa che porta gioia, anche a volte un qualcosa che ci aiuta a riaccendere il desiderio, le nostre stesse energie in senso di volontà, di intraprendenza. Può esserci una felice coincidenza, qualcosa che ci tira su il morale, soprattutto in situazioni complesse che si stanno vivendo. Non è che alcune cose magari si risolvono del tutto, però magari c'è un qualcosa di bello e anche opportunità da cogliere, quindi si tratta in genere di una carta abbastanza fortunata che può dirci sia che nella prima fase, quindi come dicevo intorno al 20 marzo può accadere qualcosa, oppure può rintracciare vari avvenimenti, varie cose nel corso di questo periodo, ma questo lo vedremo proprio nella lettura. Con il prossimo messaggio, luna crescente, perfetta per questo periodo perché parla di motivazione, di cambiamento. Anche qui c'è il cambiamento, il colpo di fortuna, una felice scoperta, una bella coincidenza, oppure la possibilità di fare anche un piccolo passo nei dubbi e nell'incertezza, però comunque di farlo con la curiosità, con la fiducia e quindi questa, oltre a rimarcare alcune cose che abbiamo visto precedentemente, ci va a dire che dobbiamo comunque muoverci, dobbiamo comunque agire con chiarezza e con risolutezza. Poi troviamo il leone rampante. Ecco, questa ulteriormente va a sottolineare il fatto di ottenere un risultato, di poter realizzare anche un desiderio e quindi il risultato molto soddisfacente, però ci va a dire anche e va a rimarcare quello che vi stavo dicendo di fare il piccolo passo in avanti, di essere audaci e coraggiosi, oppure la possibilità di gestire al meglio, portare equilibrio nelle nostre energie, visto che già a livello astrologico abbiamo visto che c'è
altalenanza a livello di umore, di instabilità, a volte può essere anche rigidità su alcune cose, invece dobbiamo cercare di essere in equilibrio, perché altrimenti rimaniamo bloccati. Invece queste carte ci stanno dicendo che ci stanno aspettando delle cose belle e positive. E adesso procediamo con gli altri suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo cosa vogliono dirvi. L'altro suggerimento arriva dalla carta il viaggio. Allora, il viaggio ha a che fare con il nostro percorso, con quello che noi stiamo facendo effettivamente. Poi diciamo, non solo, può riferirsi a più tipologie di viaggio, e cioè nelle questioni pratiche, di uscire dai nostri confini, di compiere un viaggio nell'ignoto, nel senso che non sempre dobbiamo avere una meta ben precisa o sapere che per forza vogliamo ottenere determinate cose. No, e infatti qui mi riallaccio a quello che è uscito, comunque di fare il primo passo, comunque di muoversi. Poi le cose possono svilupparsi diversamente, perché adesso è arrivato questo momento fatidico del muoversi. Poi magari ci si trova in corso d'opera ad altri sviluppi, ad altre situazioni che possono essere delle belle sorprese. E quindi cosa ci sta dicendo questa carta? Che dobbiamo tracciare noi la rotta, che questo è un momento propizio di trovare anche la direzione giusta, quindi qualsiasi circostanza di partire, di iniziare qualcosa e di fare attenzione perché potremmo perdere un'occasione importante. Anche può riferirsi al muoversi nel senso di sistemare alcune questioni. Ricordiamoci che il viaggio, attenzione, non è la destinazione, è proprio tutto il percorso che facciamo, e poi può riferirsi in realtà anche a un viaggio vero e proprio, quindi alcuni di voi che stanno pensando, stanno valutando una cosa del genere, potrebbe essere il momento giusto o di fare un viaggio se avete la possibilità, la disponibilità, o altrimenti di incominciare a programmarlo, a un viaggio di piacere o anche un viaggio di lavoro. La capanna sudatoria parla di purificazione e ci sta dicendo che è arrivato il momento giusto di andare ad eliminare delle vecchie abitudini, delle vecchie convenzioni, di prenderci cura di noi stessi, di viaggiare dentro noi stessi proprio per metterci nelle condizioni di liberarci, di affrontare le nostre paure, il nostro dolore e quindi poi di guarire e liberarci totalmente. Magari, visto che si tratta di capanna, il viaggio può essere interiore, oppure fare un qualcosa, regalarsi del tempo proprio per trovare saggezza e creatività. Magari anche dedicarci a qualcosa che ci fa stare bene può essere molto utile. L'altro messaggio arriva da Pachamama. Ecco, qui oltre a energie di nutrimento, di rigenerazione, si parla anche di nutrimento, e cioè di dare tempo, cura, amore, attenzione a qualcosa che può darci prosperità, abbondanza, oppure di proteggere ciò che abbiamo, però di valutare la riconoscenza, perché è importantissimo dare amore, però essere in qualche modo ricambiati. Vale nell'amicizia, vale nelle relazioni sentimentali, anche riguardo tante altre circostanze, anche il lavoro ad esempio, quindi ci deve essere sempre un certo equilibrio. Forse questa carta ci sta dicendo che da un lato c'è bisogno di proteggere noi stessi, le nostre stesse energie, dall'altro lato cercare di affrontare le nostre paure, i nostri limiti, da poterle trasformare a proprio vantaggio o anche per aprirci a nuove possibilità che sono disponibili. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!